Se un albero cade in una foresta e nessuno è presente, fa rumore lo stesso? Oppure immaginate una candela accesa in una stanza vuota, se non c'è nessuno ad osservarla, avrà lo stesso il suo bel colore giallo brillante? A questa domanda Robert Lanza nel suo libro Biocentrismo risponde che nel mondo là fuori non esiste proprio nessuna luce, al massimo esiste un flusso invisibile di impulsi elettromagnetici. Noi siamo assolutamente necessari affinché quella che definiamo luce gialla brillante possa esistere. Tutto dipende dall'osservatore e infatti un cane probabilmente vedrebbe solo delle sfumature di grigio. Quindi dov'è la verità? Ammesso che una verità esista. Argomento di oggi un po' complicato ma di grande potenza e talmente raffinato nelle sue teorie che è stato difficile trovare un modo semplice per fare un super riassunto. Proverò infatti a parlarvi brevemente del biocentrismo e della vita dopo la morte. Robert Lanza è un medico e uno scienziato tra i più importanti al mondo, ha pubblicato centinaia di ricerche scientifiche, è direttore scientifico di medicina rigenerativa presso la Stellas Institute, professore aggregato alla Wake Forest University, impegnato nello studio delle cellule staminali e autore di famosi libri sul biocentrismo. Nel 2015 il Time lo ha annoverato tra le 100 persone più influenti al mondo. Quando parla di biocentrismo ci tiene a precisare che non sono smancerie New Age, anche se un po' lo sembrano. Nei suoi libri ci sono interi capitoli in cui dimostra la validità scientifica delle sue tesi. Prima di tutto, per il biocentrismo, ciò che noi percepiamo come realtà è un processo che coinvolge la nostra coscienza. Senza la presenza di un osservatore cosciente esiste solamente uno stato indeterminato di onde di probabilità. Solo quando la materia prende coscienza di sé, crea. Niente è casuale, l'universo è così adatto alla vita in ogni suo dettaglio perché è stata la vita stessa a crearlo e non il contrario. Per Robert Lanza questa idea in cui l'universo sia stupido e arbitrario ha danneggiato l'uomo, ci ha fatto credere di essere insignificanti, che l'universo sia qualcosa di completamente separato da noi, facendoci credere non solo che ci troviamo qui per pura fortuna, ma che dobbiamo anche stare attenti che il cosmo non si rivolti contro di noi da un momento all'altro. Questa credenza ha reso l'umanità ostile nei confronti della natura, non rispettandola e legittimandoci a sfruttarla fino a distruggerla. Quando pensiamo ad universi lontani e ci appare così complicato provare ad immaginare che tipo di vita possa esistere e a quali regole fisiche sia sottoposta, pensate che in realtà siamo circondati da un'infinità di universi tutti i giorni, basta guardarsi intorno. Un cane che è con voi nella vostra stanza su questo stesso pianeta, stesso sistema solare, sta vivendo e percependo questa realtà come la vivete voi? Lui ha il suo universo fatto di odori, di suoni, colori completamente diversi dal nostro, ha la sua sfera di esistenza e noi, e questo e lo aggiungo io, che abbiamo la capacità per capire, dovremmo fare uno sforzo in più per immedesimarci e comprendere e rispettare queste sfere di esistenza diverse dalla nostra. Sembra un concetto banale, ma nessuno, forse in pochissimi, ci riflettono davvero. Se lo spazio e il tempo sono solo costrutti utili alle nostre percezioni, significa che non esiste un luogo e un tempo in cui la nostra energia possa svanire. Energia della coscienza dotata di una sua frequenza e una sua intensità, destinata quindi a vivere per sempre. E cito testualmente Lanza: c'è solo la morte del proprio corpo fisico nel presente di qualcun altro. Seguendo questo pensiero viene facile pensare a tutte quelle esperienze di reincarnazione raccontate da tantissime persone nel corso della storia. Lo psichiatra infantile Jim Tucker, dopo aver letto i lavori dello psichiatra Ian Stevenson sui casi più forti che sembrerebbero sostenere il fenomeno della reincarnazione, ne rimase affascinato al punto da iniziare un suo percorso di ricerca.
Molti di voi ricorderanno ad esempio del caso di Cameron McCauley, che all'età di 3 anni iniziò a raccontare a sua madre della sua famiglia di Barra, un'isola a 300 km di distanza da casa sua a Glasgow. Descriveva i suoi fratelli, piangeva perché gli mancava la sua vecchia mamma e descriveva la sua casa nei dettagli. Ricordava di passare il tempo giocando sulla scogliera dietro casa, una casa bianca con 3 bagni che si affacciava sulla baia, di avere un cane bianco e nero e che suo padre, un certo Shane Robertson, era morto dopo essere stato investito da un'auto. Ricordava anche che nel retro della casa c'era un passaggio segreto per arrivare alla spiaggia e che si sentiva il rumore degli aerei che atterravano lì vicino. E fu insieme a Tucker e a una troupe televisiva che Cameron, accompagnato da sua mamma, tornò a Barra per verificare il suo racconto. Sul posto trovarono la Casa Bianca che si affacciava sulla baia, proprio con quel passaggio nascosto che portava alla spiaggia, come aveva raccontato Cameron. Si scoprì anche che in quella casa decine di anni prima e per circa un ventennio aveva vissuto davvero una famiglia dal cognome Robertson e che avevano persino avuto un cane bianco e nero. L'unica parente trovata di quella famiglia confermò molti dettagli, mentre altri non coincidevano. A quanto pare non si trovò traccia dell'uomo che chiamava Shane e che indicava come suo padre, come non coincideva la storia di una morte avvenuta in un incidente stradale. Cameron portava con sé una somma di più vite precedenti o era stato condizionato in qualche modo dalla madre o da altre situazioni che aveva vissuto da piccolissimo. Rimane un mistero, così come i centinaia di casi come questo, alcuni persino più eclatanti. Ian Stevenson notò persino che sui corpi di alcune di queste persone ci sono segni, spesso voglie, che coincidono con le ferite riportate sul corpo nella vita precedente. Tucker ha affermato che non si conoscono tempistiche esatte di questa trasmigrazione della coscienza da un corpo a un altro. In alcuni casi potrebbero essere brevi, in altri brevissimi. Dalle sue ricerche è arrivato alla conclusione che nel 70% dei casi i ricordi di questi bambini coincidono con episodi di morte traumatica o violenta e che la coscienza alloggia nel nostro cervello ma non ne fa parte. Seguendo la linea di pensiero del biocentrismo, dove la coscienza viene rilasciata sotto forma di particelle subatomiche, dopo la morte si assisterebbe ad un trasferimento di questa energia in un altro corpo, dove le antiche memorie rimarrebbero sepolte ad uno stato inconscio. Voi che idea vi siete fatti? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e magari sarebbe anche bello riprendere questo argomento più avanti e magari farlo anche ancora più dettagliato. Io spero che il video vi sia piaciuto, che la mia mega sintesi vi sia piaciuta. Se siete interessati ai temi che affronto, mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per essere avvisati sull'uscita dei prossimi contenuti. Noi ci vediamo prossima settimana, io vi mando un forte abbraccio, buon weekend, ciao a tutti, ciao!